Salve a tutti, bentornati sul Fantatalk della domenica. Oggi si parla di scrittura come terapia. Vero Sam? Buongiorno a tutti, sì, buongiorno a tutti, sono sempre il caro Sam Bleach, ospite del canale di Alessia, e oggi parleremo di un tema che da molti può essere considerato spinoso, dato che è un tema che tratta molto di medicina e comunque psicoterapia e terapia a livello medico per il benessere di determinati pazienti. Quindi un disclaimer che facciamo riguardo l'argomento è che ne parleremo da un punto di vista di esperienza personale e su studi scolastici svolti da me riguardanti le scienze umane e articoli effettivamente di studi di medicina riguardanti questo argomento, che è appunto la scrittura terapeutica, ovvero il metodo della scrittura applicata alla comprensione di sé e all'espressione di sé, possiamo dire così, dei propri nodi interiori. Infatti è da questo che è nato il titolo, ovvero la scrittura come luce dentro di sé, che mostra le proprie interiorità, per così dire. Direi che ho fatto un saluto molto pomposo, però molto professionale, molto professional, e possiamo iniziare, signori, possiamo iniziare. Possiamo iniziare, direi proprio di sì. Ovviamente invitiamo chi è in live a interagire se volete e se ne avete voglia, insomma, e a darci intanto le vostre opinioni e i vostri dubbi, perplessità, eccetera. E se seguite in past, soprattutto da YouTube, intanto a lasciare un like se volete supportare questo progetto. E in secondo luogo anche sempre sul filone del feedback, di darci un commento se vi piace come argomento, se vorreste vedere argomenti di altro tipo sviscerati, eccetera, eccetera. Avete capito, insomma. Anche ovviamente se avete idee che possono essere anche trattate al Fantatalk, perché siamo molto aperti da quel punto di vista. Esatto. Comunque sì, vi invito anch'io tantissimo a dare feedback o a fare domande di qualsiasi tipo, perché questo è un tema che pensiamo possa essere di aiuto a molte persone, o comunque coinvolgere molte persone, proprio anche per l'esperienza personale che abbiamo avuto. Esatto. Allora, Inoltre abbiamo fatto... Vai. No, dicevo, abbiamo fatto il nostro disclaimer. Vai. No, è semplicemente questo, abbiamo fatto il nostro disclaimer di... Cosa volevi fare dopo? No, niente di particolare. È che stavi dicendo qualcosa. Inoltre sul canale porteremo tanti argomenti diversi, nonostante non ci manchino le idee, comunque abbiamo sempre bisogno di feedback, insomma. Questo assolutamente. basta. Diciamo che abbiamo autonomia per un paio di mesi all'incirca, Esatto. dato che è su base bisettimanale. Sì. Ok, mi dispiace, ma questa primissima parte della live sarà un po' uno spiegone di teoria, perché appunto per introdurre l'argomento e il motivo d'essere della scrittura terapeutica vi parlerò di quello che sono gli studi di diversi, soprattutto pedagogisti nel secolo scorso, sull'importanza del linguaggio e il rapporto che ha il linguaggio come rappresentazione dell'interiorità. Partendo con Brunner, che è appunto un grandissimo maestro della pedagogia. Lui ha visto diversi periodi storici, essendo nato agli inizi del Novecento e vivo fino a un decennio fa, quindi ha vissuto molto a lungo e ha lavorato per tutta la vita. E la sua definizione finale di realtà era come la realtà fosse composta da strutture che l'uomo, attraverso l'esperienza, il rapporto con gli altri, ma allo stesso modo anche il linguaggio che impara, strutture che rappresentano i sistemi della realtà. Ovvero, una struttura può essere la scuola. Quando io penso a una scuola, penso a un edificio, ma non solo all'edificio in sé, ma anche alle persone che ci lavorano dentro, al tipo di ambiente che ci può essere, alle implicazioni e al suo scopo. Questa è una struttura, la struttura dei rapporti sociali con gli altri. E Brunner ha notato l'enorme variabilità di queste strutture in continua evoluzione, perché per esprimere una struttura anche nella nostra mente è indispensabile il linguaggio. Il pensiero stesso viene prodotto attraverso il linguaggio. Dall'età della coscienza in poi
il pensiero si esprime sostanzialmente solo attraverso il linguaggio, e il linguaggio, che è trasmissione di significato che noi attribuiamo alle strutture, quindi il linguaggio non è altro che un veicolo per i significati che vogliamo trasmettere agli altri. Il linguaggio, in base al nostro linguaggio, alla trasmissione dei significati che ha ogni singola cultura, ogni singolo linguaggio, e questa è una cosa meravigliosa a parer mio, influenza il nostro modo di pensare, il nostro modo di vedere le cose. Perché esprimendo un sentimento come la gioia, in paesi diversi, la stessa parola, ovviamente tradotta, può portare un significato diverso, come senso comune. La gioia, io potrei intenderla come una felicità proporzionata, una felicità che non si può evitare di esprimere, che una persona lo vede da lontano che sei felice, ma in altri paesi può essere semplicemente una grandissima soddisfazione interiore. Quindi questa è la bellezza della complessità della trasmissione di significato. Ma alcuni studi negli anni 80 del Novecento hanno appunto pensato: se il linguaggio è rappresentazione della realtà e il linguaggio rappresenta le strutture che ha ogni individuo della realtà per rappresentarle, può esistere anche il processo inverso, ovvero dal linguaggio, dal modo di esprimersi, si può estrapolare qual è la visione di un individuo, qual è la sua storia, qual è il suo passato, il suo percorso di vita. Questa intuizione, possiamo dire, ha portato a un'idea, ovvero allo studio del linguaggio per studiare, trovare l'origine o anche addirittura curare determinati disturbi o comunque difficoltà a livello psicologico o addirittura della psiche, proprio intesa come psicanalisi dell'individuo. Non a caso lo stesso Freud utilizzava il metodo delle libere associazioni, ovvero dava un minuto di tempo in cui il soggetto doveva esprimere qualsiasi parola o concetto gli venisse a mente in totale libertà, e lui studiava dal linguaggio le possibili implicazioni a livello medico. Quindi il concetto di scrittura terapeutica, diciamo che si è formalizzato verso la fine del secolo scorso. Il fatto è che comunque è questo il motivo d'essere. Essendo il linguaggio espressione dell'interiorità e del modo di vedere la realtà, quindi anche del prodotto culturale, della società, di tutto ciò che implica un individuo come tale, dalla lettura di questo linguaggio si possono trarre conclusioni sulla sua interiorità, sul suo modo di essere, di vivere, o anche nodi. Ad esempio, ad alcune persone può dare molto fastidio una determinata parola o un determinato concetto, magari non sapere il perché, ma attraverso lo studio del linguaggio si può arrivare a capire perché, cos'è che lo mette così a disagio, che mette l'individuo così a disagio di fronte a determinate situazioni. Quindi sì, lo spiegone è finito, era per dare un'infarinatura sul fatto che la scrittura terapeutica non è un tentativo romantico di espressione del sé, ma ha proprio delle vere implicazioni psicologiche e di medicina. Quindi è effettivamente un trattamento degno dello studio e di essere attuato. La versione scolastica della spiegazione è finita, adesso possiamo andare avanti con la nostra scaletta. Ovvero le caratteristiche della scrittura per espressione e la scrittura per pura e possiamo dire mera scrittura. Scrivere per scrivere e non per esprimersi. E qua do la parola ad Alessia, perché io ho parlato anche troppo fino ad adesso, quindi vada. Grazie. Ecco, ribadendo sempre il disclaimer iniziale, ovvero che a maggior ragione io non ne so un cazzo. Perché io non avendo nemmeno studi di tipo studi di tipo umanistico, scusate, studi di tipo scientifico, di scienze umane, di psicologia, non posso assolutamente esprimermi in modo categorico e in modo appunto anche solo scientifico, anche solo che non sia, che sia in generale e valido, insomma, a livello generale.
Detto questo, posso però fare un discorso che è molto ampio e che penso possa valere per molte persone, se non tutte, quando dico che ovviamente c'è differenza fra ehm, una terapia, se proprio vogliamo chiamarla così, che non deve essere per forza, tra virgolette, prescritta dal medico, ma che può essere anche semplicemente conseguente ad un'abitudine di scrittura, come nel mio caso, ad esempio, e come penso anche in quello di Sam. È un po' diverso, ma ne parlo dopo, non Ok, preoccuparti. ok. Ehm, Dicevo, sicuramente c'è una differenza fra quella che è l'abitudine alla scrittura ehm, come gesto, come abitudine che entra nelle nostre vite, insomma, e diventa qualcosa di regolare, e invece la scrittura che a seconda, indipendentemente dal tipo di prodotto, che può essere poesia, che può essere diario, che può essere racconto, romanzo, tira fuori qualcosa che può essere non solo un trauma come viene fatto appunto nella terapia proprio medica prescritta dagli psicologi e dagli esperti, ma anche semplicemente un disagio interiore, può essere una parte inespressa del sé e secondo me, ovviamente parlo sempre per me, è anche un po' alla base della creatività, della mia creatività, ovvero la parte più interessante spesso di un artista per dire paroloni, insomma, si riscontra anche in quello che tu non vedi di lui o di lei o di loro nella vita di tutti i giorni e che può, può evincersi da alcuni scritti, da alcune opere, da alcuni prodotti creativi e artistici. E questo vuol dire che effettivamente la scrittura non ha solo avuto un significato gestuale, ma ha avuto anche un significato, o ha tuttora un significato emotivo e proprio adesso psicologico quasi. Um, Nel mio caso ha tirato fuori un certo tipo di, si può dire adesso, trauma, non so se si possa definire in questo modo, ma sicuramente ha tirato fuori una parte particolarmente appunto nascosta e mi ha fatto capire anche determinate cose perché nel momento in cui tu come artista, e questo ne parleremo anche più avanti, o come persona più o meno creativa, perché poi ci sono anche vari livelli di creatività, uno non deve sentirsi un artista per scrivere assolutamente, come per disegnare, come per fare altro, insomma, nella vita. Um, Cosa volevo dire? Non mi ricordo molto bene. Um, ah, ehm, sicuramente tira fuori un, un tipo di creatività che può essere interpretata da noi nel corso della nostra vita, specialmente se viene fuori in epoca infantile, adolescenziale, eccetera, nel periodo della nostra giovinezza. Ehm, e quindi secondo me può anche essere proprio mm, può essere qualcosa di proattivo che ci aiuta a superare determinate cose della vita, mm, eventi piuttosto che, non lo so, momenti di depressione, momenti di qualsiasi cosa. E niente, penso che Sam abbia qualcosa da dire a riguardo. Lo vedo lì. No, no, è che mi sono reso conto anche adesso di quanto questo tema mi affascini e mi sia caro, perché una cosa che volevo dire è che credo questa cosa valga anche per Alessia, è un tema molto personale, molto vicino a entrambi, anche perché è una cosa che ho sperimentato in prima persona, non vissuta in maniera, diciamo, terapeutica, nel senso che non mi è stata prescritta da nessun medico, ma per varie situazioni della mia vita ho sentito l'urgenza di scrivere parlando a me stesso.
questo è stato il mio processo, possiamo dire, di scrittura terapeutica. E quello che sta dicendo Alessia lo vedo molto dentro di me, perché mi ha permesso di vedere punti critici dentro di me che avrei trovato insospettabili. Quindi sì, siamo un esempio vivente di quanto questo approccio, anche se non prescritto da una figura professionale, possa fare grandi cose. Io posso dire che mi ha cambiato, ha messo un po' di pace dentro di me questo processo di scrittura. Quindi sorrido perché è un tema che mi è veramente caro e che anche personalmente vorrei approfondire, ecco. Quindi, adesso che abbiamo parlato appunto della differenza fra, ad esempio, lo scrivere un romanzo, che per carità richiede ovviamente creatività, riflessione, e lo scrivere come espressione della propria interiorità, con lo scopo preciso di essere quello, perché quando si crea un romanzo ovviamente risalta, se lo scrittore riesce a farlo, l'interiorità dell'autore. Però se lo scopo principale è esattamente quello di fare luce dentro di sé, dal quale viene il titolo, il metodo di scrittura cambia. E diciamo, parlando personalmente, una cosa anzi, è anche una voce della scaletta, il soffermarsi a pensare. Perché molte volte, o almeno io personalmente, che per tanti anni ho sempre pensato che la mia unica qualità fosse appunto la mia testa, la mia capacità di pensiero, il mio ritenermi una persona piuttosto intelligente. Io per tanti anni mi sono ritenuto una persona di questo tipo. Nei momenti bui era mia attività specifica pensare, arrovellarmi, crogiolarmi in pensieri che potevano essere anche negativi, di autocritica anche molto pesante, che sono arrivati a soffermarsi di un nichilismo molto profondo, un sentirsi indifferenti di fronte all'esistenza, un ritenersi incapaci di coglierne l'essenza, perché ero arrivato a un'apatia talmente grande da ritenere non che la vita non avesse senso, ma che io non fossi adatto a vivere, che non ne cogliessi il significato. Quindi posso dire che la scrittura terapeutica mi ha salvato, e non l'ho fatto con questo intento. Proprio per questa mia tendenza a pensare così tanto, ho sentito l'urgenza di mettere giù questi pensieri, perché nella mia arroganza li trovavo geniali. Dicevo: guarda, finalmente una persona che si parla con sincerità, che si sbatte in faccia i propri difetti. All'inizio era iniziato per quello, e la prima cosa che mi ha fatto notare era che io volevo scrivere una cosa che a me stesso non avevo ammesso per tanto tempo. Avevo provato appunto con la pubblicazione dei Viaggiatori di Mezzanotte, ma ne ero rimasto molto deluso, quindi pensavo: ok, devo trovare un'altra strada, questa non è la mia strada. Ma l'urgenza di scrivere qualcosa già di per sé mi ha fatto riflettere sul fatto che è la strada che desidero. Scrivere, condividere con qualcun altro. Quindi per scrivere a se stessi, per fare luce dentro di sé, è necessario riflettere, ma non solo. Come ho detto prima, il linguaggio trasmette dei significati, plasma le strutture della realtà esteriore e interiore. Quando si scrive si attua un processo non solo di trasmissione di significato, ma anche di organizzazione. Scrivendo si dà ordine ai pensieri, gli si dà un nome, gli si dà una definizione totalmente personale, della quale solo noi conosciamo appieno il significato, solo noi sappiamo veramente cosa significhino quelle parole dentro di noi. Ed è una cosa inconscia, non è una cosa studiata, è un processo che avviene semplicemente mettendosi a farlo. Quindi soffermarsi a pensare e poi scrivere aiuta a dare ordine a questi pensieri confusi che ci possono essere, un agglomerato di negatività o di sofferenza, di qualsiasi argomento che metta a disagio un individuo. Dargli un ordine significa dare una parvenza di controllo, definirlo, capire qual è
possiamo dire il nemico dentro di noi, oltre al fatto che lo separa, a parer mio, ovvero lo mette su carta, lo esterna. Esternandolo non è più un mostro senza nome dentro di noi, ma è un qualcosa su carta che sappiamo definire. Quindi il soffermarsi a pensare è la prima e più vitale caratteristica per poter scrivere a se stessi. Non è un caro diario ti scrivo, è molto di più. Quindi sì, questa era la spiegazione dell'importanza del pensiero su di sé. Se Alessia vuole aggiungere qualcosa, Sì, no, semplicemente... allora, sono d'accordo ovviamente su tutta la linea. Per carità, allora, non c'è niente di male nel caro diario ti scrivo. Semplicemente quello che penso sì, intendessi... ovvio. penso che quello che intendessi è semplicemente... in qualsiasi caso... la scrittura, come se posso permettermi anche altri tipi di attività che sono anche riconosciute a livello, penso, medico, psicologico, a livello terapeutico, sicuramente sono un metodo per non sia soffermarsi a pensare, ma quel soffermarsi a pensare ci permette non tanto di capire qualcosa, perché adesso ovviamente parlo sempre per mia esperienza, perché comunque sono cose talmente, spesso sono cose talmente complicate e talmente recondite, si può dire, che spesso non le capiamo subito così, oddio che rivelazione. In realtà spesso non si capisce a caldo. Esatto. Non è una rivelazione, non è un'epifania così subito molto chiara, è qualcosa che stimola comunque il pensiero, quindi anche solo la stimolazione di un pensiero, la stimolazione di sia di un pensiero critico, perché se vogliamo alla fine è quello, ma anche un pensiero di riflessione puramente che non deve essere per forza interiore, del tipo chi sono io, che cos'è, esiste Dio, qual è il senso della vita, non lo so. Non deve essere per Perdonami, ti forza. interrompo un attimo Sì, perché dalla scusami. chat ci Esatto. saluta Save Watt. Intanto ti ringrazio per il follow. Grazie mille. Esatto, ti ringrazio anch'io per Benvenuta, starci seguendo. benvenuti tutti, non lo so. Benvenuto, benvenuta. Eccoci. Chiunque tu sia. Se hai voglia sempre, così. esatto. Se hai voglia sempre, io lo dico sempre, presentatevi in chat se ovviamente volete farlo, non c'è nessuna pressure di nessun tipo. E se seguite la live, dateci un feedback. Oggi parliamo di allora, questa è una specie di, tra virgolette, rubrica di scrittura, storytelling, narrazione, videogiochi, cose attorno alla narrativa. E oggi si parla... È una cozzaglia di cose belle, di cose di cui ci occupiamo più o meno tanto. E in questo caso oggi si parla di scrittura terapeutica, le proprietà terapeutiche della scrittura a livello personale, purtroppo non abbiamo ancora un Discord, però stiamo preparando. Allora, io ho un Telegram, anche perché, se vuoi spalmare il Telegram. Canale... Esatto, il canale... Sì, anche perché il canale è di Alessia, io sono un ospite, non è un canale nostro, sono un ospite su frequenza bisettimanale, quindi forse in futuro, se diventeremo mai eseguiti, si potrebbe pensare a un Discord, esatto. però... diciamo che è più una specie di podcast a braccio, si può dire, ecco. E niente, se vuoi c'è il gruppo Telegram, il gruppo Telegram su cui in realtà non è molto popolato, quindi pensavo anche di spostarmi su Discord, ma per una questione di, non lo so, di estetica e di gestione migliore, non lo so. Semplicemente è un progetto abbastanza piccolo, abbastanza così.
Per le chiacchiere, sei Watt, non preoccuparti. E... Sai però, mi ha fatto venire in vedremo mente... Mi è fatto venire in mente che si potrebbe fare effettivamente in futuro se... Perché ovviamente questo è un progetto piccolissimo, è nato da poche settimane. Si potrebbe in esatto. futuro fare effettivamente, se altra gente è interessata, una giornata, una domenica di discussione con altre persone Con la sconosciuti. chat, sì, Bellissimo. certo, Cioè da certo. Discord, bellissimo. Grazie per l'idea, ti ringrazio Assolutamente. tantissimo. Bello. Un'ottima idea. Comunque, dopo, se Alessia riesce a mettere magari anche il suo canale, link Telegram, così In se hai teoria se fai punto bisogno di esclamativo... parlare, Non sono se hai bisogno sicura, di ma se parlare o fai di un punto confronto, esclamativo non è vero, non c'è punto esclamativo Telegram. Ritiro tutto quello che volevo. Però se vai sulle mie comunque, info dovrebbe esserci. In fondo, perché è comunque sì, proprio... si può cercare comunque tranquillamente un modo per parlare. Comunque anche su Wattpad c'è un percorso di messaggistica dove ci si può, ad esempio, che ne so, Esatto. condividere profili più comodi per Telegram o Discord in modo da poter scambiare queste chiacchiere. Al momento non abbiamo gli strumenti più adatti, sempre su Twitch possiamo farlo, però comunque dobbiamo attenerci il più possibile a una scaletta. Certo. Scusa per la mega Sì, interruzione, esatto. Alessia, No, comunque no, adesso no, però devo anzi, anzi. riprendere. È giusto anche rispondere a questo tipo di domande. Più che altro perché, sì, insomma, ci fa piacere avere Non è un... qualsiasi tipo di Esatto. feedback e idee. Molto, molto bello. Non Molto siamo bella l'idea. relatori, non siamo relatori. Sì, un'idea molto Sì, bella. esatto. In realtà, ripeto, è qualcosa di ancora molto piccolo, quindi sostanzialmente sei il primo che ci caga, dopo Takai perché lui è il principale. Lui è il primo e storico. Però, diciamo, tra virgolette sconosciuti, sei il primo o la prima che ci trova, quindi intanto grazie. E secondo luogo, Continuiamo. grazie. Grazie, grazie. Bene, continuiamo pure. Che stavamo dicendo? Bella. Stavi parlando, Stavo parlando... aggiungendo sul soffermarsi a pensare. Ok, E... ok. Ok, sì. Sì, stavo... Parlavi della Giusto, 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 complessità. ho parlato della complessità della riflessione che non è sempre chiaramente qualcosa di chiaro, ma può essere anche qualcosa di molto più criptico. Semplicemente volevo aggiungere che appunto la situazione, non la situazione attuale, però il clima che io tendo a vedere cioè piccola critica che non vuole essere nulla di eccessivamente polemico. Il clima che io vedo in alcuni tipi di modi di pensare sostanzialmente, incentrato sulla produttività, sul bisogna produrre, bisogna essere produttivi senza nessun tipo di... senza nessun tipo di appunto riflessione sul ok, bello essere produttivi, ma che valore stiamo dando? Cioè che cosa stiamo facendo effettivamente del nostro tempo? Perché è bello trattare anche la scrittura come argomento terapeutico a livello di abitudine. Ed era proprio qui che volevo arrivare, ma se non c'è un'effettiva riflessione dietro, che tipo di non so spiegarmi bene, non so che tipo che tipo di valore diamo all'abitudine se non ha una connotazione propria e nostra e personale ehm, con un qualche fine. Ecco, con un qualche fine.
che tipo di tra virgolette terapia, perché è sempre qualcosa di molto, molto personale, per niente specialistico, ecco. Volevi aggiungere qualcosa? Yes, so Arselface, I think I have to pronounce your name like that. So, what entertaining do we bring? So, the channel is Alessia's channel, and it's about art, drawing, gaming, a general streaming of what she loves to do. This is an event we set once every 2 weeks, and it's called Fanta Talk. And we use this event to um, share our passions, our experience about literature, writing, and other experiences like playing video games and other type of quality literature. Now we're talking about I would call it therapeutic writing. So the use of writing mm, in a medical way to explore the patient's way of thought, of thinking, and what are his problems, his traumas, and other needs the patient is into. So this is a very large theme, very complicated, and so yes, this is what we are doing now. If Alessia wants to add something, They ask, can I have your advice? We are not psychologists, so I don't know. Depends on what kind of advice you want, of course. But yes, we generally, like, we're talking about the importance of reflection on writing, and not just the habit of the habit of writing. So the importance of reflection on themes and personal thoughts, because otherwise it kind of gets very very mechanical and very sort of sort of focused on productivity and not, and it's very, it can become very toxic. comunque per gli spettatori italiani che magari hanno difficoltà con l'inglese, abbiamo uno spettatore inglese al quale stiamo cercando Esatto. di spiegare un pochino di cosa stiamo parlando oggi, quindi scusate magari se fate fatica a comprendere. I don't think I understand entirely an idea for a safer internet day video. Safer internet day. Yes, I don't understand it. By the way, grazie per il follow Michele354. Grazie mille, benvenuto. Okay. Stiamo Oggi parlando abbiamo di una live molto attiva. ci fa piacere, non me ne privo. Grazie mille per il follow Michele. Stiamo parlando di scrittura terapeutica, scrittura in generale, e questo è una sorta di talk podcast, fate un po' voi. Diciamo che è un intervento molto informale. Molto a braccio, molto una a chiacchierata. cazzo. Una chiacchierata. Esatto. Su scrittura narrativa. Chi più ne ha più ne Esatto. metta, molto giovane, quindi in futuro ci saranno argomenti molto più vasti, molto più vari, molto più... Magari da trattare anche in più incontri. Esatto. Se è un argomento molto vasto. Infatti alcuni... Si vedrà. Esatto. Ok, e se hai finito di aggiungere la tua parte sul soffermarsi al pensare, andrei avanti. Certo. I modi. Assolutamente. Allora, i modi per utilizzare la scrittura terapeutica sono moltissimi e tendenzialmente viene automatico, nel senso, io scrivo molto poco poesie e mi occupo molto di prosa, e quindi quando scrivo a me stesso con lo scopo di parlare a me stesso, a meno che non sia particolarmente e specificatamente ispirato, come è stato nel Seccherà le tue ossa, una poesia che c'è su Wattpad,
Difficilmente scrivo poesia, mi occupo principalmente di prosa e sotto forma, possiamo dire, di diario, anche se a ripensarci Nessuno più si spaventa a volte dire diario, non c'è niente di sì. male. No, perché fin da bambino mi ricordo leggendo le letture di antologia, i diari mi sembravano una cosa molto banale, molto frivola, molto da bambini. Forse ho un pochino questo pregiudizio, più che altro perché appunto una cosa che c'è nel diario che ho scritto, più volte continuavo a ripetere il fatto che non fosse un diario, proprio per sottolinearne l'importanza, non come un bisogno infantile di parlare con qualcuno, come lo vedevo io, cosa in realtà molto stupida, perché non è questo un diario, ma come all'inizio un'autocritica, un autoaggiungersi critica. Comunque, il mio metodo, che comunque adesso non uso più perché posso dire di aver risolto quel determinato problema, comunque è un quadernetto scritto interamente, quindi lo conservo, non l'ho mai riletto perché ho paura di riscatenare cose che non vanno bene, comunque lo conservo in memoria dell'aiuto che mi ha dato. Comunque sì, è sotto forma di diario. Intanto Takai Kun ci ha tradotto. Grazie mille. Mm. Okay, so it's a little bit tricky, I guess. It's not super related, but what I can tell you is Per YouTube un nostro spettatore ci ha tradotto perché non capivamo bene a livello concettuale, ci ha spiegato che Arsolafsi, non so bene come si pronuncia, è scritto in maniera particolare, e sta cercando idee per realizzare un video a tema giornata per un internet più sicuro. Quindi. safer internet. It depends on what you think about the internet about being a safer place, of course, because like we can't tell you what to think about something. So you have to come up with the main idea. But if you want a general advice, I mean, I'm not a YouTuber. Like, I have a YouTube, but I'm not a YouTuber, so I don't address myself like that. So, but I can tell you, the advice that I can give you is to speak in a honest and clear way, firstly, and secondly, make it simple, especially if you're not like me, you're not used to make videos, or you're not and if you want to make a more complex explanation of what your position is, to search on the web for articles, interviews about people that talk about this theme, the internet and security, so you can learn something to tell about in the video. So it can help even to give more value to your opinion. So yes, take your information, yes, and at the end of the day, I think it's all about the value that you bring to your video in the most clear way possibly, so that everyone can understand. And yeah, but in the sense of the video itself, you have to, of course, search for your own ideas and thoughts. I cannot tell you what to think about such a complex topic. So but I can tell you as another advice to search for pros and cons. Like, don't focus on your own idea
try to explore the pros and cons and also the different kind of viewpoints. Yeah. Ok. Quindi, oggi abbiamo... Mi scuso per quelli che magari faticano a comprendere l'inglese, comunque non era un argomento relativo alla scrittura terapeutica, possiamo dire questo. Mm-hmm. Stavo dicendo, comunque sì, il metodo del diario con la prosa, ma ci sono anche altri metodi dei quali io giustamente non sono molto esperto, forse Alessia un po' di più che altro per esperienza personale, che ad esempio può essere la poesia. Parlacene un po', Alessia. Un attimo che rispondo al ragazzo, la persona. No problem, Ars, whatever your pronunciation. Ok. No problem. Yes, no problem, man. Or buddy, I'll say. And thank you for the follow. Thank you so much. Thank you. Che stavano dicendo? Ah sì. La poesia come metodo. La poesia come metodo. Bella domanda. E nel mio caso la poesia è stata abbastanza fondamentale. Nel tuo caso, cioè, o meglio, nel mio caso, nonostante adesso, ora come ora, non la chiamerei poesia perché era veramente robetta adolescenziale. Se proprio devo essere sincera, cioè no. Nonostante abbia un sacco di visual su Wattpad, è qualcosa che mi manda fuori di testa. Non andate a leggerla mai nella vita. Allora, no. È la community di Wattpad che è composta da quel tipo di persone. Cioè, per forza. Dettagli. Parleremo anche di questo, signori. Parleremo nello specifico una live dedicata a Wattpad. Non vedo l'ora che arrivi perché posso essere il meno politically correct possibile. Che bello. Che bello. Ma a parte questo, se vogliamo chiamarla poesia, vabbè, diciamo che sicuramente mi ha aiutato non tanto a riflettere, però sicuramente a fermarmi, perché il mio problema non era tanto riflettere, sicuramente però era quello di fermarsi e dire... non dire, non so esprimermi, di uscire a mettere un disagio che non sapevo nemmeno io cosa cazzo fosse, in una sorta di accozzaglia di parole che poi qualcuno ha chiamato poesia, che però vabbè, io no, ok? Che una accozzaglia di parole che qualcuno vuole chiamare poesia, altri no, fa lo stesso, non è questo il problema. Il risultato è stato una presa di coscienza più che altro. Una presa di coscienza che mi è servita assolutamente su tutta la linea per poter banalmente riconoscere un problema. Riconoscere un problema. Riconoscere un problema di cui effettivamente non mi capacitavo e che non sapevo, diciamo, non tanto che cosa fosse, ma a che cosa potesse essere relativo, a quali potessero essere le cause, quali potessero essere non tanto i rimedi, perché alla fine non mi pare che mi abbia dato così tante informazioni, però sicuramente è stato un modo per racchiudere un pezzo del mio tempo e dire: qua ho salvato un certo periodo, un certo stato, non necessariamente solo uno stato d'animo, ma anche uno stato fisico, un modo di pensare, anche un modo di pensare, devo dire, perché avevo un modo di pensare totalmente diverso.
Anche se appunto non me ne rendevo conto. E questo secondo me probabilmente ha contribuito sia allo sviluppo della mia prosa, per come la conosco adesso, sia alla poesia per come la conosco adesso. Ed è questo, penso, il maggior... non il maggiore, però un altro, appunto, dei benefici. Nel senso, l'evoluzione non deve essere per forza solo emotiva, ma può essere anche proprio fisica e tecnica, se vogliamo. Comunque... Sì, ma anche una semplice individuazione del problema, non per esatto, forza esatto. risolverlo. Può essere necessario l'intervento di uno specialista per risolvere il problema, ma comunque Certo. individuarlo, dargli un nome. Sapere quale male ci affligge è molto, aiuta molto nel processo di guarigione, per così dire. E volevo dire che non so se l'hai fatto apposta prima citando l'Epifania di Joyce, Sì. però appunto, per chi non avesse colto la citazione, l'Epifania di Joyce è un processo attraverso il quale Joyce utilizza lo stream of consciousness, che significa il metodo dello scrivere il pensiero del protagonista o del personaggio comunque in maniera libera, in maniera che parrebbe di getto, per esprimere appieno il modo di pensare del protagonista, per rivelarne al lettore le difficoltà, il modo di pensare, le associazioni che fa. E l'Epifania appunto è la rivelazione su quello che affligge il personaggio, o comunque quel qualcosa che lo caratterizza come individuo. Quindi questo posso dire che appunto il diario che ho utilizzato per personalmente per attuare un'auto, diciamo, prescrizione di scrittura terapeutica, anche se era molto involontaria come cosa, dato che ne sentivo solo l'urgenza, era lo stream of consciousness, però personale. Io scrivo di getto quello che mi veniva in mente, però appunto lo scriverli ha dato un ordine a quello che accadeva. Però adesso bisogna parlare del world building, che è un tema molto caro a noi, perché la scrittura anche creativa, non con il mero, con il solo scopo di essere terapeutica, ha dei riscontri molto interessanti, posso dire personalmente, che ha avuto anche la creazione del concept di Eldamas e appunto del mondo di Eldamas sulla mia visione del mondo. Poiché inizio già l'argomento, così poi ti lascio la parola. E personalmente per me creare un world, sì. Che bello inglese e italiano. Un wordo sembra l'inglese giapponese, no? No, neologismo subito. Neologismo subito. Assolutamente, assolutamente. Comunque, creare un mondo, fare world building, ecco, mi ha fatto luce su dei processi di interpretazione che io avevo della realtà molto inconsci, perché sì, la produzione del diario mi ha spiegato come io vedevo dentro di me stesso, quali erano le cose di me che disprezzavo oppure che tentavo di nascondermi, mentre la produzione di Eldamas, il suo stesso messaggio, la filosofia che c'è dietro ha rivelato una visione del mondo che ho, che in realtà è estremamente positiva, che io stesso me la maschero in maniera molto negativa, addirittura nichilista, ma in realtà il messaggio di fondo, inconsciamente mi sono reso conto, è un messaggio di speranza, è un messaggio di possibilità, molto mascherato, perché io ho il problema che difficilmente esterno i miei sentimenti, quindi anche in quel caso il messaggio finale è molto mascherato, però non è un messaggio di distruzione, non è un messaggio di rovina, come dice il titolo, è un messaggio di speranza. Quindi sì, fa luce anche il world building, diciamo che dà vita a dei processi inconsci, perché appunto ha rivelato un'interpretazione del mondo che avevo, un'interpretazione in realtà molto positiva, speranzosa per il futuro.
che non pensavo di avere, che io stesso credevo di essere un disfattista alla fine dei conti, ma in realtà è solo una cosa in superficie. Quindi sì, poi non ho da aggiungere altro sul tema del world building. E il world building, quindi la creazione di mondi, può Takei-kun Warudo. Comunque la la creazione di mondi sì, appunto, è utile anche quello, anche la scrittura per la formazione di un romanzo. Il processo del world building è utilissimo anche quello da un punto di vista terapeutico. Nel mio caso ha rivelato un lato un po' più buono di me, possiamo dire, un lato più felice, più fiducioso, cosa che di solito io non lo sono per niente. Chi mi conosce lo sa bene. Quindi è stato anche un piacere scoprirlo. Quindi anche per chi non volesse cimentarsi nella scrittura terapeutica con lo scopo definito di questa, se utilizza lo stesso mind setting, ovvero la riflessione, il soffermarsi a pensare, si rende conto che anche nel processo di creazione, che richiede comunque creatività, inventiva, utilizzo dei propri pensieri e di tanti processi inconsci, porta alla luce determinati meccanismi. E anche questa la cosa meravigliosa della scrittura. La scrittura quasi ti costringe a dar luce a parte della tua natura e dei tuoi problemi. Quindi sì, veramente. Diciamo che il punto finale era consigliare a tutti di provare a scrivere a livello terapeutico, ma se la cosa sembra difficile, complicata, si può anche tentare a scrivere e basta, perché già questo può far luce su varie cose. Comunque sul world building io ho finito, se Alessia vuole dire qualcosa. Aspetta, ero mutata, scusate. In realtà volevo porre l'accento su qualcosa che magari non è troppo terapeutico, ma per me è comunque un meccanismo di, tra virgolette, scoperta, se proprio vogliamo usare paroloni, che è quello della... sempre legato in realtà al world building, almeno nel mio caso e in molti casi, quando vi è comunque la creazione di, come ho trattato come sto trattando in realtà negli ultimi articoli, di creazione di sistemi economici con corrispettive disuguaglianze, piuttosto che disagi sociali, piuttosto che disagi economici, si indaga anche quella che è la tua percezione della critica, la critica che tu vuoi dare con i tuoi scritti, non è detto che tu la voglia dare, insomma, però nel mio caso sì, e quindi di conseguenza anche una certa, non dico inclinazione politica, perché è molto più complesso di così, però comunque degli indizi su come ragioniamo, quali sono i nostri bias, di che pregiudizi siamo vittime e e su cosa dovremmo in realtà studiare di più. Io l'ho visto banalmente trattando l'argomento dei sistemi economici, l'ho messa giù in modo molto semplice, dopo aver visto e dopo essermi informata su un argomento di cui, scrivendo l'articolo, mi sono resa conto non ne sapevo un cazzo. E anche avendo creato dei sistemi pseudo-economici nel passato, mi ero resa conto di o averlo fatto male o averlo fatto in preda a dei cliché presi da altre storie, banalmente avendo scopiazzato da altre parti. Eragon torna sempre nelle live. No, non possiamo citarlo in ogni live, No, dai, poverino. no. Oggi non lo citiamo. Neanche Tolkien, dai. Vabbè. Mi duole il cuore, però. E quindi, secondo me, sostanzialmente, chiudendo questa parentesi, non tanto a livello terapeutico, ovviamente dipende da come si intende la parola per la nostra esperienza personale, però è comunque un processo di riflessione e comprensione del nostro modo di pensare, del nostro modo di elaborare le informazioni. E anche
ovviamente consapevolezza, come abbiamo detto prima, che può ehm, eh, tramutarsi in consapevolezza su quello che so di non sapere. Infatti, e se vogliamo una lettura di quello che ha detto l'Alessia, da quello che ha detto Alessia, un po' di italiano corretto, per favore, Samuele, di quello che ha detto Alessia ehm, riguardo alla scoperta del nostro modo di vedere la realtà, del nostro pensiero critico, dei nostri pregiudizi. Appunto, la scrittura rivela le strutture mentali dell'individuo, il modo in cui egli vede la realtà, perché determinati fatti nell'esistenza di una persona ne mutano inevitabilmente la visione. Si possono fare esempi anche molto duri che preferisco non fare, comunque può essere. Personalmente io alle medie ho avuto molti problemi con un bullo che era un ragazzo di colore, che all'inizio ce l'aveva con me perché mi ha riconosciuto come figlio della maestra, mia mamma, che lo aveva bocciato un anno alle elementari, e quindi l'inizio, l'astio era nato per quello. Io posso dire, seppur con un po' di dispiacere, che proprio per, non vorrei dire le violenze, ma comunque il trattamento che ne è seguito, proprio per colpa di questo bullismo, mi ha reso diffidente verso le altre razze. Per fare un esempio, adesso questa è una cosa che riesco a controllare, appunto perché l'ho determinata grazie al mio diario, perché ho capito che avevo questo problema. Sono riuscito a rimuoverla come pregiudizio, come mind setting iniziale di fronte a persone di un certo tipo. Però, appunto, quel trauma mi aveva imposto una visione della realtà distorta. Quindi, effettivamente, la scrittura prevede proprio una rivelazione, un esempio letterario è La coscienza di Zeno, un libro che io non sopporto perché lo ritengo molto noioso, e più che altro anche perché Zeno è un verme, proprio è un verme come persona, il che funziona benissimo a livello di trama, ma resta un verme. È proprio questo, ovvero un medico prescrive a un paziente, in questo caso Zeno, di scrivere questi diari sulla sua vita, su se stesso, sul suo passato, proprio per rilevare determinati nodi, traumi del suo passato. E questa cosa c'è. A me personalmente ha aiutato, perché non mi rendevo conto di questo pregiudizio che si era instillato in me per colpa del mio passato. Se non l'avessi mai fatto, avrei mantenuto questa diffidenza, probabilmente per tutta la vita, senza capirne mai l'origine. Quindi, sì, sto facendo esempi molto concreti, magari a qualcuno non interessa, perché ci tengo molto a mostrare con esperienze personali, con riferimenti, possiamo dire, espliciti alla mia vita, proprio per far capire quanto possa essere efficace questa cosa, anche se non viene prescritta come trattamento. Mi ha migliorato, ha curato un problema, questo è uno dei tanti problemi che ha risolto, appunto questa scrittura terapeutica, che era nata con lo scopo di autocriticarmi maggiormente. Questo era, quindi sì, l'ho ripetuto per la 100ª volta, ma è un tema che mi sta veramente a cuore. Ecco, quindi questo anche per far luce su gli effettivi riscontri sulla realtà della vita dell'individuo che pratica questa cosa, ecco. Però passiamo al prossimo punto, a meno che Alessia non abbia qualcosa da aggiungere. Sono Ok, perfetto. molto Mi fai aperta. parlare troppo, No, devi no, arrestarmi. ma figurati, stiamo scherzando. E adesso parliamo dello specifico, ovvero per noi. Per me e Alessia, cos'è stata, possiamo dire, il nostro processo di scrittura terapeutica, inteso come il nostro approccio, il prodotto di quello che è stato per noi, e se vogliamo dirlo anche gli effetti che ha avuto sulla nostra vita. Quindi, dato che sono convinto di parlare troppo, mi fermo un attimo e lascio parlare Alessia. Ok. Allora.
partendo da quello a cui ho accennato prima, ovvero la poesia in età adolescenziale, diciamo, esperimenti adolescenziali, quello è stato il principale, devo dire, e in realtà anche il primo vero esperimento a lungo termine, che in realtà io non ho inteso all'inizio come terapeutico, però essendo diventato sempre di più intanto un'abitudine e in secondo luogo una non so come dire, una necessità, ecco, una necessità, ha portato a quello che ho detto prima, ovvero alla consapevolezza di un problema, che nel mio caso era principalmente mentale, che dopo è sfociato come è sfociato alle superiori, che però mi ha fatto rendere conto non tanto della gravità, perché la gravità alla fine era prevalentemente fisica e legata ad attacchi di panico, cose di questo tipo, ma prevalentemente all'origine di quel disagio e ovviamente poi assistito dalla terapia nel mio caso, perché non viene tutto dalla scrittura, però devo dire che anche appunto, oddio, ho usato il microfono, anche appunto parlando con la mia terapista è qualcosa che appunto ha tirato fuori lei quando io gliel'ho accennato. Io non pensavo fosse qualcosa di utile ai nostri incontri, in realtà era qualcosa di assolutamente vitale, perché lei mi ha proprio fatto capire come qualsiasi attività creativa che ha a che fare con una persona con un certo tipo di disagio può essere valvola di sfogo, e quindi può anche indicare o dare indizi sul qual è il problema, e in realtà anche su come superarlo. Nel mio caso non è stato indiziario di come superarlo, però è stato indiziario di delle cause multiple, vabbè. Che altro dire? In realtà avevo provato precedentemente anche una certa forma di diario. Sostanzialmente non riuscivo, per il semplice fatto che non era qualcosa che entrava nella mia abitudine, non so per quale motivo. Anche adesso con le agende io non mi trovo, non so per quale motivo. Non ne ho idea. Ci sto provando, ci sto mettendo tutta me stessa, ma non lo so. In parte perché penso che in realtà amo molto sperimentare, amo molto cambiare, e quindi è parte di me, va bene così, devo semplicemente sviluppare una certa abitudine. Per il resto devo dire la prosa adesso che sto sviluppando adesso, come ho detto prima, mi sta aiutando dal punto di vista critico, di autocritica, perché mi rendo conto di avere delle lacune in alcuni oddio, in alcuni casi, ecco, e anche da un punto di vista di riflessione su quelli che io ritengo non tanto essere i miei pregiudizi, quanto quello che effettivamente voglio che sia la mia scrittura. Non so, è un discorso un po' complicato, ma banalmente la rappresentazione di un certo genere nella letteratura, piuttosto che la rappresentazione di un certo orientamento sessuale, piuttosto che qualsiasi altro argomento, soffermarsi e utilizzare quello che abbiamo capito dalla, tra virgolette, terapia con la nostra scrittura in epoca precedente. Nel mio caso mi ha aiutato a dire, nel momento in cui sto facendo qualcosa che ritengo essere un progetto non terapeutico, ma un progetto vero, ogni tanto fermarsi e dire cosa sto facendo, come lo sto facendo,
cosa voglio che sia questa cosa per me e per gli altri, perché ovviamente se voglio che sia qualcosa di in futuro magari anche leggibile e potenzialmente pubblicabile, tra virgolette, o che comunque che voglio che la mia scrittura in futuro sia così, e devo lavorare su questo, non posso solo pensare a me stessa, ma anche a quello che io voglio che non tanto che sia il messaggio, ma un certo tipo di rappresentazione, un certo tipo di critica, un certo, tra virgolette, anche se odio come parola, standard di qualità. Ecco. Piccola frecciatina, insomma. Quindi sì, una critica, autocritica a 360 gradi. Questo. Ti do la parola. Bello come ci diamo la parola, passiamo dall'essere molto informali al dire ti do la parola. No, comunque, per me, come ho detto prima, allora posso dire appunto che la mia scrittura terapeutica, con lo scopo che poi è diventato precisamente quello, era sotto forma di diario, quindi molto libero, con uno stile che dipendeva da come mi sentivo, con linguaggi forti, pensieri anche molto duri, proprio perché evidentemente necessitavo lo sfogo, necessitavo dire dire quella cosa a qualcuno e non me la sentivo di parlarne con una persona. Nel mio caso non c'è stato nessun supporto di terapia. Non so se perché il problema fosse di natura diversa o perché sia stato fortunato ad essere una persona che ha capacità nel riflettere molto su se stesso in maniera molto lucida. Non lo so, potrebbe anche essere quello. E il fatto è che scrivendo mi sono reso conto che il mio essere una persona molto arrendevole, molto umile all'apparenza, molto che aveva l'orizzonte molto basso, in realtà altro non era che l'espressione di un ego enorme ferito. Mi sono reso conto di essere una persona molto superba scrivendo, di ritenermi spesso superiore a chi mi trovo davanti, perché io ho il vizio di giudicare a prima vista una persona. E in special modo, se quel giudizio si rivela giusto, io mi gonfio il petto, sono felice e dico te l'avevo detto che era un infame quello. E altre cose così. Il fatto che io ero convinto. Boh. No, comunque. Appunto perché io ero convinto in realtà di essere una persona, diciamo, molto semplice. Anche gli altri vedevano questa cosa, vedevano questo mio considerarmi molto poco. In realtà il mio era un ego ferito dal passato, da varie esperienze relazionali, sia alle medie, ma anche di tipo, possiamo dire, amoroso, di cui però comunque preferisco non parlare, e che hanno ferito molto l'idea che avevo di me stesso, l'idea positiva che avevo di me stesso. Inconsciamente mi sono portato ad abbassare i miei standard in superficie perché gli altri negassero questo mio pensiero negativo su me stesso, perché gli altri invece mi dessero un feedback positivo. E a pensarci adesso, dopo anni di distanza, dico minchia, ma ero un bambino, cioè è una cosa infantile. Però in realtà non è così, perché ognuno viene ferito da cose diverse, agisce in modo diverso. Per me era quello. Io penso di essere ancora adesso un grandissimo superbo, ma ne sono cosciente ora. Non mento a me stesso. Quindi mi viene più facile accettare un complimento quando mi viene dato. E mi viene più facile tentare di fare le cose. Adesso sto scrivendo Eldamas proprio per questo, perché è il mio intenzione di finirlo e tentare di pubblicarlo. Prima ci mettevo così tanto perché erano due parti di me che combattevano fra di loro: il desiderio e la necessità di scrivere e l'immagine esteriore che dovevo mantenere di ragazzo sfiduciato nelle proprie capacità, alla quale io credevo fino in fondo. Questo cozzare aveva rallentato
lentissimo il processo di scrittura di Eldamas. E Eldamas stesso poi, all'inizio, doveva essere una critica pesantissima verso il fantasy, verso il mondo, verso l'umanità. E in parte ha mantenuto con la natura, posso dirlo. Però è diventata una critica cosciente, una critica che propone una soluzione, una critica disposta a cambiare punto di vista. Poiché se prima i fronti erano due, ben divisi, e uno aveva ragione per forza di cose, adesso i due fronti sono amalgamati, mescolati, variabili, e non si sa bene chi ha ragione. Sono due punti, chiunque può trovarsi in parte d'accordo con uno, in parte con un altro, oppure totalmente in accordo con uno e non del tutto in disaccordo con un altro. Quindi mi sono reso conto di questa mia visione tanto negativa del mondo, che in realtà era mascherata, perché tutta l'origine dei miei problemi, oltre, possiamo dire, ai traumi passati, ma l'effetto era stato un ego ferito, un ego che si sentiva indignato, dice il mondo non mi apprezza per quello che sono, ed era questo che pensavo. L'arroganza di un ragazzino era diventata una cosa che mi impediva di vivere a tutti gli effetti, perché non mi buttavo mai in niente, non facevo nulla per il terrore di fallire. Perché, come dice Confucio, un uomo che fa molto sbaglia molto, un uomo che fa poco sbaglia poco, un uomo che non fa nulla non sbaglia ma non è un uomo. Un uomo che non fa nulla nella sua vita non vive. Ed era questo che facevo io, ero trasportato dall'esistenza, non mi interessava più la vita. Questo, da quello che razionalmente pare, un problema da niente, un ragazzino superbo. La scrittura mi ha aiutato a fare luce su questo. Io sono riuscito, non dico a risolvere, ma a prendere coscienza e a tenere a bada questa parte di me proprio grazie alla scrittura. E è una cosa della quale sono grato proprio al mondo della scrittura. Io a questo diario, alla quale io sono molto grato, perché sì, lo usavo per parlare con qualcuno, perché avevo appena cambiato scuola per l'ennesima volta. Io ho cambiato scuola all'asilo, alle elementari, non l'ho cambiata alle medie, l'unico posto dove avrei dovuto farlo, almeno veramente, e alle superiori l'ho cambiata di nuovo. Mi sono trovato da una classe meravigliosa a una classe che non sopportavo e attualmente non sopporto. Quindi lo usavo anche come sfogo per parlare con qualcuno, ma ha fatto luce su quello che ero e mi ha dato le risposte. Mi ricordo l'ultimo pezzo di questo diario, proprio l'ultima pagina, si chiama La grande bugia. Ho dato un titolo a questa cosa, proprio perché ho sintetizzato la grande bugia che dicevo a me stesso e agli altri, che pian piano ero diventato sempre più cosciente di dire, di credere. Io posso dire che la scrittura mi ha salvato, non so cosa sarei arrivato a fare, se il mio nichilismo sarebbe arrivato ancora più a fondo. Posso dire che non credo mancasse molto per arrivare a commettere atti che non vanno molto bene, diciamo così. Comunque, sì, la scrittura terapeutica è veramente uno strumento magnifico. Questa cosa volevo dire. Quindi per me è stata uno sfogo, ma è stato proprio un fare luce sulle mie bugie. Per questo anche il titolo Fare luce dentro di sé. Perché grazie a questa cosa non ho avuto bisogno di andare da una terapia. Non che sia sbagliato, non che sia sbagliato fare un percorso terapeutico. A volte è necessario, a volte un problema è troppo grande o una persona non riesce ad affrontarlo. Tutti sono diversi. Però mi ha permesso di affrontare qualcosa per la prima volta nella mia vita. Io avevo sempre evitato lo scontro, sempre evitato i problemi. Scrivere questa cosa, trovare il mio problema, mi ha aiutato a darmi l'input per combatterlo, per tenerlo a bada, per diventare il vero Samuele. Che sì, ha un difetto. Vabbè, ne ha tanti,
ma è un superbo, cosa che prima non sapeva di essere. Aspetta un secondo, Quindi c'è un problema con Discord, suppongo. per me è Un secondo. stata Sam, aspetta. Aspetta un secondo. Non so perché. Allora, io sono connessa, un secondo. A me non dà problemi di internet, ma vediamo un attimo. Oddio. No, è Sam che ha dei problemi, probabilmente. Ok, dovremmo... Ok. No, tranquillo, non c'è problema. Io non so, ho cambiato... mi sono attaccata all'internet principale di casa e stranamente oggi funziona tutto. Perfetto. Però sì, insomma, non c'è assolutamente nessun problema, siamo qua, tranquilli. Ci siamo persi quando... per fustigarmi. che congiuntivo ha sbagliato. Allora, io ti stavo ascoltando abbastanza presa, Non so neanche quanto tempo fa lei. Ti stavo ascoltando abbastanza presa, quindi non... Non lo so. Sì. Di essere superbo. Quando hai detto Che di ha il essere... difetto di essere superbo lì. non dovrei riguardare l'ospezione perché onestamente Va bene, chiedo venia a chi si fosse accorto di errori Comunque... di italiano. Comunque, sì, dicevo che appunto mi sono reso conto di questa cosa. Mi ha permesso di darmi qualcosa da combattere per la prima volta, una sfida nella vita che volevo affrontare perché sennò rischiava di finire molto male. E io ero un superbo, io non potevo andarmene così, per così dire. Questo era il pensiero, quindi la scrittura è stato questo, mi ha permesso di fare luce dentro di me, sulle mie ombre, sulle bugie che dicevo a me stesso e agli altri, di combatterle. E ripeto, a qualcuno serve la terapia, a me non è servita, non so perché alla fine il problema era molto più semplice di quello che pensassi, o se appunto il fatto di riflettere così tanto e con così tanta frequenza su me stesso mi abbia aiutato nel processo, diciamo, di interpretazione di quello che era scritto. Però comunque sì, sia da soli che con un aiuto, la scrittura terapeutica può rivelare appunto sia il problema, l'origine o il modo per risolverlo, per combatterlo. Per me è stata tutte e tre le cose. Quindi per questo è un tema che mi è così caro, che mi vedete così, diciamo, frizzante in questa live, perché è una cosa che mi ha cambiato la vita. Infatti quando Alessia me l'ha proposto, all'inizio non era molto convinta, aveva paura non mi piacesse, invece ero lì, no, figata, teniamolo questo tema, è perfetto. Sì, effettivamente. E quindi, e questo è stato per me. Però adesso dobbiamo fare la promozione della scrittura terapeutica, perché provare a farlo? Allora, perché no? Nel senso, in fondo, perché non dovrei farlo? o meglio, alla fine ce l'ho messo Tolkien. mi dissocio da questo citazionismo costante. Vabbè. Ok.
Vediamo se arrivo un secondo. Vai. Perché no? Nel senso di se senti tu persona che guardi, insomma, se senti che può essere d'aiuto la scrittura come qualsiasi altro mezzo creativo e non, secondo me ha senso, a meno che non sia un viaggio nello spazio, che dico, ci sono delle difficoltà strutturali e economiche. Per il resto ti direi prova, nei limiti ovviamente del possibile, a sviluppare questa cosa, o comunque a dare una possibilità a questa attività. Quindi sì, direi questo un motivo che può essere molto molto generale, secondo me, ed può essere anche ovviamente dipendente dalla gravità, tra virgolette, del problema, se pensate di avere un problema, o dalla gravità di quel... Scusa se rido. e, se No, vo- perché ho e, letto se, la chat. e se volessi diventare un orso, guarda, Perché devi capire, c'è un anime che sì, parla proprio di questa persona nichilista che odia tutto, che vuole reincarnarsi in un orso perché gli orsi vivono da soli, ok, passano la vita a dormire e mangiare, nessuno gli rompe le scatole, che quindi la vita bello. perfetta, voglio essere un orso. E quindi, oh no, ho riso per quello, scusami. Tranqui. Anzi, che volevo dire? No, chiaramente i motivi per cui si dovrebbe provare in generale qualsiasi cosa dipendono da qualsiasi cosa di terapeutico che si pensa possa essere terapeutico, devono essere giustificati da, tra virgolette, non so se voglio dire non so se ha senso un problema, quanto più una necessità che può essere impellente piuttosto che meno impellente. Non ti preoccupare dell'interruzione, anzi. Però sicuramente, intanto sicuramente se si vuole iniziare a scrivere in generale, ha senso iniziare con un tipo di scrittura terapeutica, proprio per vedere se ci sono non tanto le premesse per diventare il nuovo Tolkien, ma le premesse per ricavare qualcosa dalla scrittura. Perché se tu ricavi qualcosa sei più, secondo me, propenso a riconoscere quello che tu puoi dare agli altri. Questa è una mia opinione, però. E se non hai un cazzo da fare. Questo è il motivo più Esatto. importante. Tanto Questo è un pandemia consiglio sul come globale. perdere tempo. Esatto. Sì, una specifica. Noi parliamo di scrittura perché è quello che usiamo noi, ma può essere una qualsiasi attività creativa, musicale, artistica, teatro, anche se siete dei matti di matematica, inventarvi problemi di matematica, comunque un qualcosa che vi è vicino e che vi fa riflettere, vi fa sviluppare un lato creativo, quindi adesso parliamo in specifico di scrittura terapeutica, ma appunto per chi non se la sentisse di provare dal punto di vista della scrittura, se una sua passione ha un'applicazione di tipo creativo o comunque introspettivo, cosciente, può tentare. Anzi, a parer mio, e qua lo dico, dovrebbe tentare, perché non esiste persona al mondo che non abbia esperienze che l'abbiano segnata nel suo passato. Non è possibile questa cosa, proprio per la variabilità della vita, quindi per migliorare se stessi o comunque anche solo per conoscersi più a fondo, io lo consiglio. Penso che da come ho parlato prima non serva che ripeta tutti i pregi che ho visto io nella scrittura creativa per me. Però sì, è proprio per avere una conoscenza più approfondita di se stessi. È un po' come ritrovarsi. Posso dire questo. Un riassunto gigantesco di tutto quell'amore che provo per la scrittura terapeutica è un ritrovarsi. E questo è oppure appunto se non avete niente da fare, che male non fa.
piuttosto che ne so, annichilirsi guardando la TV, che per carità ha una sua dignità, lo faccio anch'io, però se avete tempo da perdere e non volete annichilirvi, provateci, ve lo consiglio caldamente. Bravo. Questo va in pre-video su YouTube. Ah, ok. Che ho deciso che inizio a editarli un po' meglio, sennò... Ok. e beh, è stata una live breve in realtà, Sì. perché noi abbiamo finito. Sì. Abbiamo finito la scaletta. In Quindi, realtà... a meno che la chat non abbia cose da chiedere, Esatto. noi concludiamo qua. In realtà è stata breve, ma penso che senza dover entrare nel dettaglio sia sul personale sia sullo scientifico, secondo me ha avuto tutte le carte in regola per poter dire qualcosa e anche solo incuriosire le persone a questo argomento, perché spesso la scrittura è vista un po' come... In realtà non da tutti, per carità, però come tutte le altre cose ultimamente si vede la scrittura come spesso o un modo per fare soldi o un modo per essere più fighi, più intellettualoidi o migliori. Sono degli bello altri. e dannato. Guardate la mia sofferenza. No, comunque grazie Takai per il feedback. Sì, grazie mille. Sì, insomma, spesso non ci si sofferma a pensare effettivamente cosa ne abbiamo ricavato e cosa gli altri possono aver ricavato. Perché alla fine non è sempre una questione di stile o di soldi. Sei d'accordo? Sì, un attimo che avevo preso una frittella a modo molto sneaky, un secondo che finisco di mangiarla e arrivo. Ti ho incastrato. Aiuto. No, dicevo sì, ecco. Proprio per ribadire il concetto che riconoscere il valore terapeutico può anche essere utile per se appunto si vuole banalmente fare soldi, perché se tu vuoi fare soldi con la scrittura è impossibile in Italia, però tecnicamente o teoricamente dovresti... A meno che tu non scriva After. Vabbè, a parte questo. Ma non penso che la ragazza che ha scritto viva delle copie, non lo so. Non lo so, non voglio neanche saperlo. Buon per lei, in realtà. Sì, buon per lei. Solo per lei, però. In qualche modo arrivo sempre a insultare qualcosa o qualcuno nelle live. C'è poco da fare. Diciamo che se vuoi, tra virgolette, non dico avere successo, però semplicemente fare qualcosa che sia anche per gli altri, pubblicare o anche banalmente fare qualcosa per gli altri, ha senso riflettere prima su se stessi e dire: ha senso quello che stiamo facendo? Che valore ha? Anche per magari quei ragazzi o comunque quelle persone che scrivono perché come me sentono questa necessità e pensano magari che sia una cosa stupida, una cosa infantile, come pensavo io, un farsi un diario dei bambini tipo caro diario, oggi Marco mi ha detto che sono la sua migliore amica o cose così. Appunto per provare che ha una dignità questa cosa. Dignità ce l'ha comunque, ma proprio ha uno scopo più alto, quindi non abbiate paura di mettervi per iscritto se sentite questo bisogno. Non per il feedback che vi daranno gli altri, perché chi pubblica un libro del genere vuole fare spettacolo, secondo me, questa è la mia opinione. È una cosa per voi, che leggerete soltanto voi e che vi aiuta a leggervi dentro, quindi è anche una questione di timore, non abbiatecelo, è un'attività meravigliosa, è un'attività che può avere dei riscontri veramente ottimi su se stessi. Quindi anche per questo io direi che ognuno dovrebbe almeno provarci, non nella scrittura, ma in un campo che gli piace.
indagare su se stesso, riflettere su se stesso. Esatto. Però, comunque, adesso abbiamo veramente finito. Sì. È stata una live molto bella, Sì. almeno personalmente mi è piaciuto molto farla. Come al solito ho rubato la scena da Alessia. Ma Perché figurati, io parlo troppo. No. Questa non è una rubrica dedicata a me. Quindi parlo Ma troppo, no. devo trattenermi. Sì, ci sarà un motivo se sei qua, insomma. Se no, Beh, non te l'avrei chiesto. quello può anche darsi, però comunque niente. Cercherò di essere un po' meno logorroico, almeno da non ripetere i concetti troppe volte. Va Almeno bene. quello. Si impara andando Ci avanti. piace l'autocritica. Come abbiamo... Esatto. L'autocritica. Sono contento di aver trovato un microfono che ho deciso. Vi faccio l'easter egg. Allora, intanto il contest per la spada laser lo considero ancora attivo. Indovinate il colore e vi vorrò bene. Però adesso, giusto per fare un po' di spirito, vi faccio vedere quanto è professionale il mio setting per il mic. Ok. Perché vi Fine spiego, live. io avevo il Ci microfono, sta. ma non il sostegno. Quindi scotch di carta e uno Shanghai per tenerlo su. Che Così grande si reveal, perde anche bellissimo. un po' di formalità. Ecco. Proprio per farvi capire anche comunque che lo facciamo con uno spirito un po' goliardico, Esatto. proprio di condivisione molto familiare, per dire. E Esatto. comunque ci sono i saluti, perché Esatto. noi abbiamo finito. Siamo stati brevi, forse per la gioia di qualcuno. E Sicuramente qualcuno su YouTube. vi salutiamo. Che vede 2 ore e mezza, dice porca troia, mi guardo questa puntata che invece è solo da un'ora, da meno di 2 ore, dai. Va bene, quindi ci salutiamo. Ci salutiamo, ringraziamo tutti Alessia. coloro che sono passati Esatto. in live, specialmente chi ha interagito. E, ringraziamo anche su YouTube in anticipo. Esatto, ringraziamo chiunque sia like, le visual, i commenti. arrivato a questo punto. Sei un eroe nazionale, non lo so, qualcosa di questo tipo. Se vuoi supportare questo progetto, lascia un like. Lascia un like e un commento. Ci vediamo fra 2 settimane. Esatto, ci vediamo fra 2 settimane su Twitch se hai disponibilità. Siamo in live bisettimanalmente la domenica su Twitch alle 15:30 per parlare circa, ogni volta circa, diciamo. Di solito siamo abbastanza puntuali, Esatto. dai. Indicativamente, e parliamo ogni volta di un argomento diverso legato a scrittura, narrativa, in futuro anche roleplay, videogiochi, libri. Abbiamo tanto in cantiere, quindi niente, se vuoi supportare questo progetto, soprattutto lasciaci un feedback e seguici su tutti i social e basta. Signori, ci vediamo alla prossima. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie mille, ciao a tutti. Ciao. Ciao.